Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi vi parlo di Ahsoka, la serie che trovate su Disney+. Quest'opera, creata da Dave Filoni, secondo me è la miglior serie fatta dopo The Mandalorian. E considero Ahsoka anche uno dei migliori prodotti fatti nell'intero universo di Star Wars. Secondo me c'è tutto quello che Star Wars deve dare, ma anche delle cose nuove. In breve la trama: l'impero galattico è caduto e la Jedi Ahsoka Tano indaga su una minaccia emergente. La galassia si sta ancora riorganizzando e quindi è vulnerabile. Faccio subito presente che io la serie animata Star Wars Rebels non l'ho vista. Io come prodotti animati sono rimasto a Clone Wars e ammetto che all'inizio di Ahsoka un po' si fatica a conoscere i personaggi, perché alcuni di loro arrivano infatti dalla serie animata. Ma dopo il secondo episodio Ahsoka va che è una meraviglia, e oltre a ritrovare personaggi che sono presenti infatti nelle serie passate, come detto prima, troviamo anche dei personaggi presenti nei romanzi di Star Wars. Tutto in un unico calderone e secondo me la cosa funziona. Viene data a questi personaggi un giusto spazio e il tutto è molto equilibrato. Per esempio troviamo i cosiddetti Jedi grigi o le streghe, e in tutto questo secondo me si trova un giusto equilibrio tra lo Star Wars classico e uno Star Wars nuovo, e questo per me che sono un fan è fondamentale: portare rispetto al materiale originale ma andare anche verso nuove mete, senza il timore di voler creare qualcosa di nuovo. Infatti secondo me la serie percorre nuove strade, allontanandosi man mano dal classico, e questo porta freschezza al prodotto e all'universo di Star Wars, e inoltre può anche catturare l'attenzione anche di chi non è un vero fanatico di Star Wars. Infatti, come l'equilibrio tra il classico e il nuovo, così si può trovare anche un nuovo tipo di pubblico, e secondo me per questo universo cinematografico questa è la strada giusta. Comunque questa serie è fortemente canonica. Chi la vuole visionare deve almeno aver visto o conoscere i primi Star Wars, ovvero quelli che vanno dall'episodio 1, la minaccia fantasma, all'episodio 6, il ritorno dello Jedi. E parlando di cose classiche, non mancano gli spettacoli a cui ci ha abituato Star Wars: scontri aerei, combattimenti con le spade laser, e qui ce ne sono molti, i discorsi sulla forza, un male o anche delle antiche minacce che vogliono infatti distruggere l'equilibrio nella galassia che si sta formando, eccetera eccetera, tanti concetti che conosciamo, però secondo me è giusto ribadire in questa saga, perché come ha detto all'inizio, questo è Star Wars. Infatti la serie ha un validissimo lato tecnico secondo me. La fotografia, il montaggio, la colonna sonora, non posso dire pressoché niente di negativo. Per quanto riguarda il cast, ritroviamo Rosario Dawson che interpreta Ahsoka Tano, calata benissimo nel personaggio, e questo abbiamo già visto in The Mandalorian. Mary Elizabeth Winstead che interpreta Syndulla, Natasha Liu Bordizzo che interpreta Sabine, poi troviamo anche Ivanna Sakhno che ha fatto un buon lavoro, David Tennant, Lars Mikkelsen che crea uno dei villain molto validi, e Ray Stevenson. Stevenson interpreta un Jedi grigio, e qui devo fare una menzione speciale perché ha fatto davvero un ottimo lavoro. I suoi dialoghi sono scritti davvero bene, però lui ci ha messo davvero molta enfasi nell'interpretare un personaggio che era davvero valido, e ovviamente dispiace vederlo in quella che è probabilmente la sua ultima opera, perché il suo personaggio insieme alla sua allieva intrattengono dei discorsi che parlano proprio di Star Wars, e in un momento secondo me bellissimo lui sottolinea la ciclicità dell'universo in cui vivono, della guerra, di una soluzione alla guerra, di un equilibrio, di una nuova guerra, di un'altra soluzione, eccetera, perché è tutto molto ciclico. E parlando di questo universo, e anche altri personaggi accennano a storie di una galassia lontana lontana, e io in questi dialoghi ho visto onestamente il cuore da parte dei creatori. Loro sono dei fan e vogliono gestire bene l'eredità di Star Wars, e così con Ahsoka Dave Filoni riesce a darci qualcosa di nuovo. Ma c'è anche il lato nostalgia, vedi per esempio il ritorno di Anakin Skywalker. L'episodio con lui e Ahsoka secondo me è uno dei momenti più belli che ho visto nelle serie di Star Wars, perché sottolineo che tra quell'incontro e lo scontro tra lei e il suo maestro si vede la sofferenza nello sguardo di Ahsoka nel guardare cos'è diventato infatti Anakin Skywalker. Voto secondo me 8,5. Ma la domanda è: come si andrà avanti? Da un po' di tempo si vocifera di un film. Sarebbe quasi un'opera finale dove incontriamo il Mandaloriano, Ahsoka Tano, Boba Fett e altri personaggi che abbiamo visto nelle serie. Onestamente vorrei dire dove devo filmare per vedere questo film al più presto. Io da fan spero di rivedere molto presto l'apprendista di Anakin, in una serie, in un film, quello che volete, però voglio che andate in questa direzione. Però per favore non allunghiamo troppo il brodo. Ragazzi, questa è la mia recensione di Ahsoka. Mettete mi piace al video, condividetelo, sia che siate fan di Star Wars o meno. Trovate altri contenuti su Instagram,
Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube e Twitch. Oltre a serie TV parliamo di libri, film, anime, manga, giochi da tavola, videogame e altro ancora. Io sono John Mira, uno dei due fondatori di Wikos. Ci vediamo al prossimo video. Che la forza sia con voi, ragazzi!